Giuse, bentornato dal lockdown. Finalmente, era l'ora, Siamo tornati. Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Siamo stati in naftalina un mese e mezzo. Ma siamo tornati. Finalmente però. Esatto, siamo tornati. E però, a differenza delle altre volte, faremo sempre video quando ci riesce, perché certo, sennò poi dopo esatto, ci no, infamate. esatto. E invece noi si va per quello che troviamo, perché stasera Certo. lui tra l'altro ha fatto una roba Pazzesca. galattica. Gazzissima. Merito di un collezionista, non mia. Però Io ho adeguato sì. al collezionista. anche l'idea però, dai. No, l'idea è bellina. Sì. Però una sorpresa ci sarà in futuro, primi di maggio. 5 maggio. Addirittura già la data. 5, io direi 5 maggio. maggio perché è un mercoledì, quindi esce il video. Quindi un però- mercoledì da Leoni per te che sei surfista, Perfetto. 5 maggio per i nostri amici interisti. Poveri amici. Poveri amici. Però sarà una bella sorpresa. Sì, secondo me si divertono. Sì. Qualcuno apprezzerà. Sarebbe interessante sapere se qualcuno indovina quello che andremo a fare. Nei commenti. È vero, è vero, è vero. Differenza del tempo, Non lo so. online, chissà. Non lo so. Vedremo Dai, cosa vediamo. Intanto Insomma, però, che ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente che con le vecchie pubblicità della Rolex, trovare l'orologio abbinato all'epoca della pubblicità. Cioè gli orologi, diciamo, che sono anche C'è anche in le pubblicità, ora oltre agli orologi Sì, c'è anche le pubblicità. perché è un collezionismo, diciamo, parallelo che secondo me è Il molto meno ganzetto, costoso e anche molto divertente, perché uno È si fa soddisfacente un regalo, quel collezionismo. una moglie che deve fare un regalo al marito non ha chiaramente la disponibilità per regalargli gli orologi, però la pubblicità è carina come idea. Sì, sì. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Anche perché sono curioso. Quindi siamo negli anni? 30, quindi Un'altra volta. partiamo con gli anni 30. 1932 e forse con l'orologio in assoluto più particolare, ovvero il Rolex Prince. 1930 praticamente la Rolex puntava tutto sull'orologio più costoso che aveva, che era questo qua. Questa versione in argento, ma esisteva in oro 2 colori, oro 18 carati, 9 carati, 14 carati, e in tutte queste varie versioni c'erano un pochino di differenze di quadranti. Questo è un quadrante più spoglio, questo è un quadrante leggermente più ricco, Bello, qui se ne vede ancora un altro, molto bello. Questo è molto bello, questo era Art Deco? sì, questo diciamo che siamo, insomma, alla fine, comincia il 28 la produzione di questo orologio, quindi siamo proprio alla fine Alla fine degli del Art periodo. Deco, sì. Tra l'altro il ganzetto è il fatto che c'è due metalli, cioè in due colori d'oro voleva dire? Allora, Cioè tipo d'oro bianco i e d'oro laterali, giallo? cioè le parti laterali, queste, in oro rosso, e la parte rosso. centrale in oro bianco. Ah, come se fosse una specie di acciaio oro. Come se soltanto fosse un con tutto- acciaio oro, ma tutto nella oro. versione però... Negli anni 30. Sì, negli anni 30. Questa numerazione? Quella è la referenza 971 e il numero di cassa. Bellino, È carino, Sì, poi dopo era hanno bello. smesso. Ma poi se lo metti al polso è un orologio bellissimo, perché poi È alla stima. è vero che magari a oggi potrebbe essere un po' No, piccolo, lo però è molto lungo No, come ragazzi. orologio. È molto Sì, lungo come orologio. sì, è molto... Potrebbe essere un'alternativa all'American. Secondo me, bravo. E anche come cifra, non Ma so. sai che lascia stare- l'epoca è quella, è l'epoca è quella. Ti guarda che meccanica che aveva. Ora qui si vede la pubblicità della meccanica. Praticamente per arrivare alla ruota di carica, quindi per caricare, Aveva Andrea. 3 ruote di rinvio. Di solito ce n'è una. 3 ruote di rinvio. Tra l'altro strano il fatto, Era uno dei movimenti più costosi che c'era all'epoca. E lo strano faceva. che ci fosse la pubblicità, cioè pubblicità del movimento negli anni 30. Te la faceva vedere perché era un po' Un il loro. pregio. Esatto, era il loro vezzo, questo era un po' il massimo. Tra l'altro anche ora a livello di costi, no? Più o meno se è in linea con l'American, ora lascia stare magari questo Sì, nel particolare. secondo me sì, più o meno se la sono. Questa era una Giocata. copia di un giornale? Questa è la copia di un giornale che è l'Illustration francese, dove 3 praticamente dicembre pubblicizzava la 1992. Rolex. E ci mettevano anche prezzi, C'era anche il prezzo, sì. Infatti è divertente comunque vedere queste cose qua. Addirittura E questo che cos'era? questo qui era il caricamanuale della Oyster, quindi ancora qui non c'è pubblicizzato l'ovetto, cioè l'automatico, perché è l'anno in cui viene, diciamo, perfezionato. Infatti, in questa pubblicità, che è leggermente dopo, presenta la sua ultima invenzione brevettata, il Rolex Oyster Perpetual. Quindi Qui lo nel metti- 33 Allora, questo è del 32, ma nel 33 33, esce, l'Oyster Perpetuel? perché Perpetual, perché è la pubblicità lì è in francese. Sì. Ma proprio continua in italiano, eh? E quindi diciamo lo chiama Perpetual alla Esatto. francese, mentre invece gli svizzeri l'hanno chiamato Perpetual in Ah, inglese vedi anche qua. e hanno proseguito Princess, Esatto. Prince, Quello là? ecco là.
Prendiamoci un'altra pubblicità. sì, Ok. Questa è ganza. Questo è bello. Quella è bellissima. Questa è gazzissima. Quella è bellissima. Questa praticamente ha le carte, va bene, regina, Ma è il principe degli orologi. è il principe degli orologi. E l'orologio è proprio questo. Mamma mia. Tra l'altro è questo l'orologio. Sì. Sì, proprio quel modello con quella stessa... Pazzesco. Esatto. Questa scritta qua ce l'ha? Perché sì, ce l'ha. Sì, ce l'ha E sopra e in basso. Sì, è la stessa grafica. Comunque queste pubblicità qua, cioè sono Questa proprio è una un'arte. bella, Quindi infatti- se questo lo vendi, rivendi anche la pubblicità? Gli vendo insieme anche la pubblicità. E qui si nota una cosa ganzissima. Su queste pubblicità qui c'è una cosa che secondo me è un po' una cosa da chiarire. Chi fosse magari un collezionista potrebbe andarsela a cercare. Sappiamo per convenzione, c'è un libro che dice Rolex 1908, 100 anni, no? 2008, bene. Da altre parti invece ci sono opuscoli dove si parla del 1905 come data di fondazione della Rolex. In questa pubblicità del 30 la Rolex la mette come casa fondata nel 1878 a Ginevra. E questo, il signor Wilsdorf non era ancora nato. Il 78. Quindi è un errore. No, non è un errore. Forse è stato fatto per marketing. Siccome una volta il blasone era un po' una cosa abbastanza importante e le marche più, diciamo, importanti, Patek Philippe e Vacheron, erano Quelle tutte prima. marche molto più vecchie, 1830, no? Insomma, antecedenti di parecchio, Vacheron prima ancora che di Patek Philippe. Loro non avevano tutta questa storia alle spalle nel 1930 e la cosa forse un po' gli pesava. Ecco, non so come si siano inventati questo 1878. Però ganzette queste cose. Ti dirò Ti dirò. Lui pesca. Quelle pesca, chiaro. Ecco, questo mi piaceva tanto. che questo cataloghino qua, del 38 il giubileo. mette il giubileo 1878-1938. Io me lo vorrei far spiegare da Ferdinando qualcuno. Veronesi. Questo è il concessionario C'è ancora? di Bologna, sì, certo, Veronesi. Salutiamolo perché sarà contento Come di... vedi, gazzetta, anche qua voglio dire. abbiamo ancora il Prince, Magari perché lui nel ce l'ha. 38, si qui manda le eravamo nel, foto. qui eravamo nel 32, quindi 6 anni dopo ancora l'orologio più importante nelle prime pagine del catalogo, qual è? Il Prince. Questo era un catalogo però di cosa? Di tutti i modelli Dei che erano modelli in inventati produzione. nel 38. Dei modelli in Come se produzione. fosse un catalogo Come moderno. fosse il catalogo di oggi. Certo, già all'epoca comunque facevano cataloghi così. Assolutamente Ma sì. perché come lo facevi? Ti No, guardi. è vero, però c'è tanta roba. No, non c'è internet, però è vero. No, è non vero. solo, i Però cataloghi guarda con così quale- e anche pubblicizzati con il concessionario, concessionario. col concessionario. L'unica cosa Sì, è questo no. 1878 che Che- ve lo vorrei far spiegare. Stride. Stride un po', sì. E qui vedi, nelle prime pagine trovi già il solito Prince che- Classic, il cosiddetto Classic, che è questo. 700 lire. Questo è in acciaio 775 lire, in acciaio e oro, che aveva i bordini qui in oro. C'era già all'epoca comunque. lo ripeto, c'è tanta 825 roba. e in oro 18 carati come quello 1630 lire. Quanto costa ora? Ora un orologio del genere costa più o meno intorno ai 5-6 mila euro. Con la senza pubblicità. Senza pubblicità. Con la pubblicità un po' di più, ma nemmeno molto di più. Perché poi alla fine le pubblicità non è che costano delle cifre. Sono molto belle per quanto costano, sono Però guarda che veramente... poi questa d'arredamento identica, è uno spettacolo. No, questa identica fa ridere, è infatti, bellina, infatti. Cioè, avere l'orologio identico alla pubblicità non è così banale. Sì. Vedi, questo è il Prince invece nella versione Brancard. Questo era il Classic e questo era il Cos'è Brancard. tipo il jump power, no? Tipo salterello? Questo è un po' il salterello, Prince Brancard modello ore saltanti, ok. che in acciaio costava 830 lire, in oro 18 carati 2000 lire. 2000 lire. 100 lire in più. No, non lo so, però. un Tantissimo. sacco. Ti ricordi la canzone? Se potessi avere 1000 lire al mese, Al mese, questa erano Ma quanti anni dopo di un l'ha sogno, cantata quella lì? no, di un sogno, dico, di quell'epoca lì, questo costava il doppio del sogno, quindi 30 anni prima, 30 anni prima. Quindi. con una guerra nel mezzo. Il Prince, questo modello, esisteva anche da tasca, che è questo, nella versione rotonda o nella versione cosiddetta a pera, non si chiama a pera, in pratica il Prince Imperiale questi è il li hai nome. venduti? Sì. E poi c'è un terzo modello che qui non è fotografato nel catalogo, che è quello Sporting, che è quello là. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Vai, dottore. Non Ne so avevamo mica se- forse già accennato. non so può mica darsi. se c'è Poi lo sai che si fa un giorno, si fa anche la visita guidata qui dentro. Sì, il biglietto. Si fa un giorno, Ci visita mancherebbe. guidata con apertura di cassetti. Ci mancherebbe. Perché si possono... Questo è il terzo modello della serie, quindi
dritto, Brancard, Tasca nelle due versioni e lo Sporting Prince che era questo. Comunque elegante. Chi faceva sport praticamente usava questo orologio che aveva questo telaglietto con le 4 molle che Ma teneva. lo teneva chiuso nell'astuccio? Sì, praticamente l'orologio stava in tasca chiuso, Quindi sicuro. poi praticamente con questo gesto Lo lo aprivi? aprivi e con questo gesto Quindi l'orologio lo- è compreso della custodia Sì, sì. in questo caso, cioè non Certo. è che te l'hai trovato perché uno ce l'ha fatta. No, 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 no. Comunque Quello la è custodia è l'orologio. simile a quella dell'Ermeto, no? Dell'Hermeto, l'epoca è quella, l'epoca è quella dell'Hermeto, il Daniel le faceva uno, la Captive si chiamava anche il Daniel, ognuno le faceva il proprio. Come si fa a richiudere? Praticamente così, perché vedi c'è un Ah, gancio. ok. C'hai i dentini, Lo chiudi dentro, metti tac, dentro i e dentini chiudi. e questo qui ce l'ha opposti, di là. Dimmi un'altra cosa, che c'è lì in fondo? Poi andando avanti, per esempio, No, qua sotto dicevamo, oh, che fai? no, Sempre lì, siamo sempre qui, E ce l'ha. E ce l'ha, anche quello. Vedi, catalogo sempre del 38, è quello di prima, con un quadrante diverso, ma lo stesso tipo di orologio si nota bene dal collettino sopra. Questo, vedi? Rolex Elegant, guarda, è 2325 lire. In pratica, rispetto al modello da polso, Assai di più. costava molto di più. Costava di più Perché? di quello Perché in d'oro. quel momento 1900 lire costava in oro Perché quello là questo modello. andava di Questo più, andava di molto di moda. più, sì, questo andava molto di più. A parte, Aveva anche una meccanica sicuramente molto più evoluta questo qui, perché qui era la partenza dell'orologio da polso, quindi in pratica era un po' il tipo d'orologio che doveva ancora essere perfezionato in quel piccolo calibro. Negli orologi da tasca invece eravamo dici una là, cosa, una stupidata, no? Però, te che è passato l'epoca tasca, no? cioè vedi che sono vecchio. No, che c'era la moda tasca Un all'inizio. altro modo di dirmi. Vabbè, però a quanti cadeva? Era una cosa consueta. Non credere, perché non stava chiaramente mai così come lo abbiamo ora noi in mano. C'era sempre una catena che era fermata c'era da la qualche catena. parte. Perché non era con Quindi quell'ottica. raramente vero? cadeva. Non cadeva mai con la E catena. se cadeva andava giù fino a che c'era la corsa della catena, poi si fermava lì. Anche perché senza catena... No, senza catena diventava un po' un problema, sì. Però è bello, anche questo. E poi hai visto anche lo spessore, cioè... Sì, sono molto eleganti. Ne ho visto uno ieri che veramente era una cosa favolosa, che era questo modello, Ok, tipo fatto a pera. quindi il modello cosiddetto a pera, in oro bianco con la sua catena originale e il quadrante con i brillanti, baguette e brillanti. Un orologio veramente raro quello Ma lì. raccontami un'altra cosa su quelli da tasca, così. La catena non è È sempre... marchiata? Allora, non è quasi mai marchiata, la catena non è veramente mai marchiata. Quella lì Rolex per esempio era marchiata, ma perché era marchiata? Perché in realtà quell'orologio lì è abbastanza strano. È la cassa dell'orologio costruita sicuramente come brevetto negli anni 30, ma invenduta. E probabilmente avevano ancora la meccanica da qualche parte ferma e infatti c'è un sacco di incongruenze, pur essendo tutto originale al 100%. Ha la corona Rolex sul quadrante più o meno degli anni 48-50, ma la cassa dietro porta la corona sul fondello incisa della fine degli anni 50. Quindi è rimasta lì secondo me quella è la invenduta un po' di classica, tempo. rimane, quando si dice a volte della Rolex, della sprecisione nelle... Tanta gente lo vorrebbe avere precisa, datata, fino a che anno è stato fatto, da che anno non è più fatto, no. Quell'orologio è proprio l'esempio classico, quell'orologio è un orologio che viene dagli anni 30 e l'avranno venduto come minimo nel 57-58. Non ha buttato via niente, hanno tenuto quello lì, hanno rifatto la coroncina dietro il fondello leggermente diversa, quella più stretta, mentre sul quadrante c'è quella larga larga dell'ovetto Bombay, per capirci, che fa veramente impressione. Molto divertente. Sullo stesso cataloghino troviamo un sacco di belli orologi, sia da tasca, che sono Quindi questi. 38 comunque è tasca e polso. Sì, 38 siamo ancora, si comincia a vedere 2508, 2811, Guarda quelle lancette. Pazzesco. capito? Cioè, siringa, no? I piccolini, esatto, i piccolini. E poi cominciamo a vedere finalmente l'ovetto. Nuovo calibro 1938, perché era nato nel 33 come si è visto prima, ma nel 38 cominciarono a ritoccare già il calibro che qualche problema l'ha sempre dato. Questa è proprio la prima serie degli ovetti, la primissima. Tra l'altro qua non c'è la corona. Esatto, infatti qui non c'è. Qua non c'è la Questa corona. è subito la serie successiva, infatti anche la coroncina sulla fibbia porta la stessa, Chiaramente la fibbia originale dell'epoca. sì, quella dell'epoca. Ma questi sono in vendita?
No, queste sono collezioni private. Il collezionista che ha questo tipo qui di pubblicità ha anche un po' di orologi relativi alla pubblicità. Quindi... Questo si trova in giro? Sì, quello si trova, quello è un tipo di orologio che si trova. È l'ovetto in oro, quindi è un orologio che si trova abbastanza. Che Prezzo? bello. Molto bello, sì, molto bello. Allora, quell'orologio lì, 31,30. 3130, è la vecchia serie. Addirittura c'ha stampato anche la corona dietro. Sì, Visto bella, tra che è la l'altro. vecchia, visto quella larga. Bella. Infatti, la vecchia corona Rolex era quella lì. La prima che hanno fatto è quella lì, con i due pallini sotto. Sì. In tutti gli orologi, i Rolex vecchi, c'hanno la corona, cioè fino No. tipo agli anni 50, non so. No. Questa tipologia qui di corona stampata è proprio in quelli degli anni 30. In oro. In acciaio non lo trovi sempre, anzi quasi mai. Cioè, ce l'ha anche il coso, no? Il padellone. Padellone c'ha quella 80. serie che ti dicevo invece, Sì. che è su quel Prince, Degli anni che ho- 50, ok, quello su Prince da quella tasca che ti ho tasca detto prima. degli anni 50. Perché il padellone essendo degli anni 50 c'ha quella Tipologia di differenza colori. lì, sì. È bello. Guarda che col cataloghino lì è. È carino, questo è carino, guarda, da morire anche a me. No, ma poi Infatti. anche l'orologio. Sì, no, ma è proprio il catalogo che Che guardi, si diceva prima degli ovetti. Questo che è l'ovetto abbastanza recente, siamo già nel 49, quindi molto più avanti. Vedi anche Sì, anche questo è Ghiera Semiturno. C'è una pubblicità da qualche parte con il signor Olivetti Ma veramente? che ha al polso questo orologio. Era un brand Col bracciale ambassador d'oro. antelittere. Col bracciale d'oro. Col suo bracciale d'oro, bellissimo. guarda, mi ha fatto notare un collezionista ieri per telefono, mi ha detto "Guarda, ti mando una cosa grande, mi ha mandato una fotografia di Olivetti intervistato con questo orologio al polso con il bracciale d'oro, anche un bel bracciale d'oro. Questo praticamente invece era della cassa Oyster, invece di avere il movimento automatico, il movimento a carica manuale, che poi è questo modello. Questi 40 settori, come si Sì, chiama? questo quadrantino a settori, questo infatti è Col nome del differente. concessionario. Col nome del concessionario. cosa che. Ci serpi con i line, no? No, a Randless d'Urban. Che da piccoli Erano piccolini, è vero? Però guarda che il polso, lascia stare che... Considera che quelli che noi guardiamo in questo momento sono i grandi abbiamo dell'epoca. Sono i più grandi dell'epoca. Perché No, a quell'epoca da uomo erano anche, diciamo, versioni come queste. Con me andrebbe bene anche ora. Te hai il polso proprio grosso. Sì, però. lui c'ha il polso abbastanza grande. Vedi? Questi qui erano piccoli, questi erano orologi da uomo, erano piccoli, molto piccoli. Tu pensi che caso, questo qui c'era dentro, guarda, Ok, te mi dirai che cosa c'ha a che vedere? Niente. Ma te guarda quanto c'è stata qui quella pubblicità lì delle batterie. Dal 1938 C'è fino ad l'acido nelle batterie. oggi. È rimasto lì, Fa ridere perché uno dice... Però Bologna, dicembre del 39. Bologna. Cavolo. Ferdinando Veronesi e figli. Questo che cos'è? Dal biglietto da visita? Questo era il biglietto da visita. Piccolino. E cosa ti diceva? Gentilissimo signore, prima di fare acquisti di gioie e argenteria, di ogni stile o di orologi, sarà nel vostro interesse interpellarci. Qui a Cluso ci permettiamo di inviarvi l'ultimo catalogo della Rolex di Ginevra, della quale siamo concessionari esclusivi per la città di Bologna e provincia. Rivolgendosi a noi troverete il massimo vantaggio anche per rimodernazioni di gioielli eseguite a regola d'arte, per valutazioni esatte, fatte gratis, e per la vendita di preziosi. Una ditta cinquantenaria, qual è la nostra, per vecchia tradizione di onestà in ogni occasione, dà completa soddisfazione e garanzia al cliente. Distinti ossequi, ditta Ferdinando Veronesi e figli. Quindi aveva 50 anni nel 1938, anche loro erano del 1888. Bella, bravo Veronesi. Bellino? Ma Bellino, proprio vero? bellino. Bellino, Bravo. infatti. Veronesi 10 più. Allora, a questo punto si scivola negli anni 50. Vedo una pratica. pubblicità qua sul tavolo. Esatto, infatti. E ora faremo vedere l'orologio forse della pubblicità più bello che sia mai esistito, ovvero il Io primo questo modello no. dei Giastovettone. Secondo me, per E come ha la vedo scritta io, rossa. la Io ti dirò, data, tutta cioè, la ce lo data in No, rosso. cambierei. dico Tutta la data in rosso. per il collezionista di scritte rosse. Per i collezionisti scritte rosse. Questo è di un collezionista che era del suo zio quando si è laureato. Nel 1952 si è laureato lo zio e il regalo che gli è stato fatto è stato questo. Bravi. Gli ho detto mi sarei laureato in Stammi a sentire. Anch'io. Se, 10. se io stasera lo tiro in un tombino e te poi lo paghi, a metà si porta. Io credo che È la seconda, credo è la che- seconda persona della serata che che dice mi dice la stessa discorso. cosa. È la Lo sai stessa che cosa, tutti e due avete detto la stessa cosa.
sullo stesso orologio. Io credo che Pazzesco. Alberto, il mio Questo, amico dialo Alberto, nel tombino. sono più che convinto che il mio amico Alberto domani viene a prendere l'orologio, perché se vedesse la puntata stasera in diretta domani viene a riprendere e dice qui alla fine mi fanno veramente. Stai tranquillo Alberto, l'orologio è in buone mani e funziona anche molto bene ora, è stato revisionato. Questo Comunque. è spettacolare. È bellissimo. Hai Senza- visto il Spettacolare. quadrante lì? Senza fiato. Hai visto il quadrante lì? Cioè, allora, a me mi hanno messo al pozzo questa affatevi stasera, no? Guardatelo bene, È il che tuo è orologio. bellissimo È il di tuo sicuro. orologio. Ma a me tu mi facessi scegliere, scelgo questo tutta la vita io, così siamo d'accordo io e te. Perché questo qui secondo me ha tanto sapore. No, il quadrante poi... Te non ce lo cambieresti? Io lo cambierei con qualsiasi cosa. Guarda la pubblicità. È che l'orologio vedi. più bello Te che... guarda la pubblicità, Mamma. leggiti tutto quello che No, ma c'è è in proprio- francese però, Ma peccato. te questo l'hai preso per... È stato un caso. Un Io caso, questo non l'avevo visto. un caso è la riparazione nel momento in cui ho tutte le pubblicità con lo stesso tipo di E te lo orologio. sapevi di averci questa pubblicità? Sì, lo sapevo che c'era su questa pubblicità, ma non avevo controllato che era proprio lo stesso Ma è identico proprio uguale, modello. Ma te questo l'avevi visto dal vedo? Sì, Precedentemente? sì, E sì. era in oro. Oro, Acciaio? acciaio e anche acciaio con la ghiera in oro, ma non era fatta così la ghiera, era diversa la ghiera. E questi, Oro te, bianco? e questi te li hai No, venduti? proprio oro rosa, ma Ah, ok. zigrinata Te diversa. questi li hai venduti? Sì. E come mai gli hanno fatto tutta la numerazione rossa? Allora, la prima serie di datario era tutta rossa, probabilmente per non per essere ancora più visibile all'interno del quadrante che aveva le finiture Ma nere. perché era la novità, no? Era la novità. Ma lui, Come vedete manca anche la lente ciclope. Dimmi una cosa, ma questo quadrante com'era originariamente? Bianco? Beh, diciamo che era il matte, quindi il colore chiaro come questa carta. Che Se ci vi ricordate diventa? abbiamo fatto vedere qualcosa del genere sugli orologi inediti. Ah, il The Just con la corona... Quello con la corona a sinistra. e anche il primo turnograph, quella Ah, ok. stessa Cioè, grafica ma te di... dici che in genere ce ne Ah, sono quel tanti? tonograph bellissimo, quello in oro bianco. Pochissimi Pietro ce ne sono di quelli e conservati col suo bracciale ancora meno. Perché Poi il bracciale si perfetto il allentava. bracciale. Poi ti dico la verità, Ecco bello, sì, ce n'è qui. Infatti. Però Bellissimo. è uno spettacolo. Questo è bello. Forse uno dei più belli orologi solo tempo che abbia fatto la Rolex. Questo è bello, Quello bello. sì. Sì. Ma tutti hanno, cioè nel senso è uno spettacolo. Vi do i prezzi. No, no. Vi do i prezzi. Vabbè, se si Casse in compra oro prezzi 18 dell'epoca- carati, cifre, ore, Siamo negli anni 51, 52. 51. L'orologio del 51 è stato venuto nel 52. E questo che referenza era, Giuseppe? Che ti ha detto? 6305. Ah. Poi hai visto quando ti ci innamori a colpo d'occhio? Ecco, È vero, questo è qui vero. è, Questo sì. è colpo di fulmine. No, questo è E questo guarda, qui... col cinturino di pelle non è meno bello. Ah, Ci metti il cinturino di pelle è ancora bello uguale. dimmi una cosa, questo è un catalogo. Questo era il catalogo. Era il catalogo pieghevole dell'epoca, dove come era appena uscito, vedi? Ma questo 30 era gli anni? 30 modelli esclusivi Ah, i depositati. modelli, Ti non diceva gli anni quanti della Rolex, modelli ok. aveva, diciamo, esclusivi e depositati. E il più importante era questo. Ok. E nel frattempo, fra questo Sì. e quello che abbiamo visto prima, ci sono stati cataloghi però, perché questo non è stato... No, cataloghi ce ne sono stati anche diversi, magari per esempio la guida gastronomica è più o meno di quell'epoca lì. Ma la guida gastronomica aveva Prima della guida Michelin. sia l'inserzione dove andare a cena, sia Sì, la... il ristorante dove dormire, le particolarità della città e il concessionario. Il principalmente. concessionario. Per esempio a Torino C'era Astra. era Astrua, Questo, guarda. che esatto è questo qui, Sì. Astrua, sì. Che Poco tempo fa. Che poi- è anche un Dovreste di averlo anche Astra. sentito. Sì, sì, sì. Fondamentalmente questo qui ci ha messo il timbro. ci ha messo il Erano timbro. tutti uguali. Questo praticamente era la guida gastronomica, loro hanno messo il loro timbro E l'hanno regalata al cliente. e l'hanno regalata al cliente. Quindi praticamente hanno personalizzato il catalogo della Rolex dell'epoca. Mentre l'altro catalogo che avevamo visto prima era più bellino perché era Sì, inciso. infatti. Bene, questo è bellino. Ah, sono famosi, sono tutti diciamo i concessionari. Che anno è questo? Qui siamo nel 53, mi sembra, 2 o 3. Dove siamo? Bene, quindi siamo arrivati praticamente agli anni 50. E alla siamo fine, inizi. una cosa interessante era che su questo qua, sulla guida gastronomica in pratica, c'era vedi, Sai, un orologio da uomo che Quadrato. era quadratino di misura un po' piccolina, ma da uomo, che era questo qui. proprio. carino comunque. È bellina, vedi?
questo modello Quindi qui. questa lavorazione particolare Mascalino, qui. sembra, no? Cos'è? Sì, è una specie di lavorazione Canottina greca. bambù, come si può sì, chiamare? sì, un po' la greca. Un po' pulito, diciamo. vedi? La cosa bella di questo catalogo è che ti mostra il famoso cassa a moneta con le anse a ragno, Jean-Claude Killy. il Killy della prima serie, quindi con la cassa proprio vettone, Sì, questo è il bello, primissimo di tutti, anzi è il secondo, 5036 è la seconda Uno serie. di pari. Stesso modello con cassa non Oyster, che è questo, il quadratone, il cioccolatone, Peccato che e i non erano a donna. colori. No, infatti. Se ci pensi, Sì. a colori c'erano, No, no? è Il vero. petrolio d'orologio non Però era a non colori. no, infatti. E nella parte centrale Chissà c'era quanto costava fare una stampa così. Ma poi All'epoca. tanti, abbastanza. No, dico, mi sa che costasse abbastanza, assai, perché è abbastanza, bella sì. comunque Sì, come è bella, cosa, non bella. è una roba fatta premessa Sembra col rosso proprio- Sì, sì. del Just, no? Col rosso Del della scritta datario. del Just. Bello. Insomma, dicevi, E passiamo. poi c'era ancora diciamo, si cominciava a passare dagli orologi piccoli agli orologi un po' più grandi. Quindi l'ovettone che abbiamo visto prima, ma c'era anche l'ovetto. Vedi? E l'abbiamo visto. E l'abbiamo Sì. visto, infatti. Eccolo qua. Esatto. E quindi qui, come abbiamo detto, c'era invece anche il quadratino che era da uomo, ma di misura un po' piccolina, Per uomini un po' più mingherlini. un pochino più minghellini. È chiaro che a questo punto arriviamo finalmente. Oh. Questo a Pietro, me piace. me l'hanno detto, Però, me l'hanno detto. Ritrovato. Me l'hanno detto. E Pietro è innamorato, Del sappiate Day tutti che Pietro è innamorato del Day Date. Strano comunque. Se l'avesse un orologio comprato da in te, questi anni che siamo però comunque... c'ho il dente avvelenato, perché c'ho il dente avvelenato. Tra questo e il Day Date. Porca miseria. No, devo prendere quello No, là perché... sì, no. Però è tanta roba. Però se domani vi trovaste a parlare qui, all'ONU, portereste un Rolex. Probabilmente il Day Date. Sì, la pubblicità Questa di Day è Date. l'ONU. Sì, questo dovrebbe essere le Nazioni Unite proprio, le cosiddette Nazioni Unite. Day Date, referenza 1803, proprio quello. C'è anche altra Cassa- pubblicità, no? Bella. Sì, Quella che dice non sono gli orologi a cambiare il mondo, lasciamo fare la gente che li porta al allora, polso. Non sono i Rolex a portare. il modello Day Date credo che sia stato uno dei più pubblicizzati. E Quindi pubblicità fatte belle, con cioè fatte frasi bene. di ogni genere. Quanto costava braccialato? Braccialato 8,67. 867.000 lire. Comunque tanto, Tantino, sì, sì. Credo che qui siamo già Però ti devo dire la verità, questo orologio qui, nella seconda che metà degli anni un 60. po' lo conosco ormai, se gli metti un quadrante scuro, mio Gusto tuo. pensiero, gusto mio, Migliore? cambia l'orologio. Sì, Lancetta a foglia, quadrante nero, Vabbè. secondo me questo orologio, ma eppure, voglio dire, è il solito, Sì. stessa cassa. No, rimane la stessa stessa cassa e tutto, dimensione. però lancetta a foglia quadrante nero, secondo me devi andare almeno Sì, sì, un ma è un decennio 18 prima. ma è un 1803. Sì, sì. No, anche 66, 11. 66-11, però secondo me è bello. Te dici no? Anche bianco però mi piace. Bianco, Bianco, proprio bianco, Sì. a argentato. me no. Sì, no, bianco. Bianco faccio Numeri fatica. romani allora. Sì, numeri romani. Che il bianco è Sì, numeri numeri romani. romani. Ti piace? Sì, a voi no? A me Io no. lo trovo particolare, guarda che l'hanno pubblicizzato tanto quell'orologio lì col bianco numeri romani. No, io, È similare, vabbè, l'Oyster Quartz che ho, bianco numeri romani. Esattamente. no, io no. Sì, a me piace come Io stile di quadranti. So che Però forse è- è il meno apprezzato. No, più che altro poi è un'altra grafica. I numeri romani del Day Date sono un po' grandi. Sono come quelli del se Just. dovessi sceglierlo, trovarlo, l'andrei nero, Nero- nero sicuro. Poi Indice. Nero indice. ci fosse... L'onice. Sì, cioè, vabbè, ma Vabbè, quello l'onice. si Ok. salta... No, io dico la lancetta a foglia, che mi piacerebbe, io... Lo porteresti braccialato? No, no. Io sì. Vabbè, si sa, a me piace l'oro. Sì, però con dico... un braccio dopo ci stai un giorno solo. Beh, il giorno dopo senza il d'inverno, braccio. non d'estate. Bisogna vedere quanto tiene al braccio. E quindi- guarda che è vistoso, Ma d'inverno? Ma d'inverno metto sotto... Cioè, così sì. non si vede mica nulla. Ma è un lingotto che ti spunta dalla camicia, però. Comunque questo discorso che fai è giusto. Si può negare che l'oro giallo attiri di più. Attira, no? Perché poi magari... Però molti modelli, diciamo, d'acciaio Costa costano molto molto di più più. di Ma, questo. allora, è il E solito forse hanno anche più discorso, smercio. è il solito discorso che si fa sempre noi, no? Cioè, se te ci Infatti, pensi, infatti. il problema tecnico qual è? Che hai a volte un orologio che vale un sacco di soldi e tu passi inosservato.
Questo costa come un qualsiasi sportivo Rolex vetro zaffiro, Infatti. Sì. più o meno. E io sono convinto E che uno questo scatole, se lo prendi con scatola di garanzia costa meno di un Pepsi. Ma molto Sì, meno. però se lì è la famosa teoria, Sì. Cioè, chi compra il Pepsi, No, non compra il 99 su 100 questo Non non, compra non quello. è Comunque attirato sono da gusti, questo. nel Sì. senso... Io prenderei questo. Io prenderei questo, ma anche per una questione proprio estetica, mi piace di Certo, più. certo, Cioè, certo. non è che... Bellissimo, sì. Bello. Però, vabbè. Credo che quello penso e anche questo siano forse i due Sì. col bracciale d'oro. Che poi se quello, ci eh. pensi, la differenza è la grafica del quadrante, che Sì. poi dopo... No, la cassa è un po' più arrotondata sì, però, dell'ovettone, ora, però sinceramente, dopo... sono molto simili, Sì, non è sì, che sì, si parla guarda di la pere ghiera con e le susine. zigrinature. Sì. E questo perché il 1803, se vai nel 6611 c'è ancora questa ghiera qui, con la zigrinatura a 1000 righe. Ma io l'unica cosa di bello. questo non avevo mai notato questi pallini qui, che sono il Sono ben trizio. evidenti, molto evidenti. Hai Su visto come questa sono serie qui evidenti? sono molto evidenti. Infatti è abbastanza particolare. Ci ho fatto non- caso ora, Non su tutti i quadranti. Perché io poi non è che... Perché se guardi questo in pubblicità, per esempio, non lo vedi neanche. infatti. Qua non Però c'è proprio. Questo vedi qui come sono molto sì. evidenti. Ma quelli lì sono Che solo vuol indice dire- orario. Sì, che Cioè, vuol per dire farti che capire. di notte lo Sì, vedevi anche bene, quello. quindi era un orologio con un quadrante abbastanza pratico. Sì. Piace come quadrante quello lì? Non tanto. Sì, cioè, però, ti ripeto, più scuro che quello lì. Mi Però, smuore un piace, po' eh? così a Sì. me, secondo me. sì, c'è lo... E sai anche il grigio, eh? sì. Sì. Il grigio. Tra l'altro è anche raro E poi, il quadrante. soprattutto, dovrei E anche, vederlo, scusa? Raro? Raro, sì. lo dovrei vedere con un cintolino. Non, Di pelle. perché allora magari un po' di Certo. contrasto lo fa, No, capito? beh, chiaro, Così, è chiaro che voglio dire, così è un po' uniforme l'argentato e l'oro, quindi insomma è un po' più... siamo nel... Allora, qui eravamo nella pubblicità di qua, è una pubblicità della seconda metà degli anni 60, quindi siamo negli anni 60. Ma forse faremo anche un saltino alla fine degli anni 60, poi magari torneremo indietro. Perché è divertente perché abbiamo proprio l'orologio di pubblicità del catalogo. 6694. Il 6694, No, carica il manuale, no? con il suo quadrantino nero come da cataloghino. Carino tra l'altro come orologio, no? Sì, vero. Questo Tra si l'altro è ricchia. brino anche il catalogo di questo. Questo è un catalogino veramente carino. Però io, scusa, tanto Sì. per fare un'altra parentesi. Questo collezionista collezionava cataloghi Sì, o cataloghi. solo cataloghi? Cataloghi, pubblicità, anche pubblicità come abbiamo visto prima. Ecco, da- tutto da quello appendere. che abbiamo visto di cartaceo Sì, è suo. Tutto suo. Tutto suo, tutto... Che anche l'orologio volevi E dire. poi comunque lo inviteremo... Collezioniamo anche Anche gli l'orologio. orologi? No, Sì, non lo sapevo. alcuni degli orologi sì, perché lui, come ti dicevo Grande. prima, fa pubblicità con anche... È già stato gli orologi. ospite da noi, Sì. Dallo stesso cataloghino, quello che è in mano, c'è anche il Questo è mitico... scritto. Quello è scritto, c'era Ciao, comprare questo Ma via. che poi quel prezzo? Questo. 2.023.000 lire. Che gli fa 1.850. 1.850 Però lo sconto lire. glielo Ah, faceva. bello sconto, Ora, infatti. Neanche l'orologio. Ah, lo stesso orologio. Sì, lo stesso orologio praticamente, 1601. dei Just 1601. e è il solito. In che senso? Il Solito catalogo, sì. Mi solito occorre un catalogo. orologio. Mi occorre un orologio. Vedi. Gazzetta. Mi occorre Comunque un andare orologio, per i me ne mercatini e occorre un cercare questa altro. roba qua è vero che è grandissimo. grande, infatti. Questo che cos'era? Una perla? Sì. Questa è una perla. Una perla. Una perla. Vedi? Mi occorre un orologio, mi occorre un altro orologio. Quindi il Day Just, Cielo toro manca. bianco. Cielo manca. Esatto. Come le E il figurine 1625. della Panini. Sì. Pazzesco. Sì. Questo guarda. E questo qui, solita pagina. Sì, infatti. No, ma è lo stesso, la stessa epoca. C'è la freccione. Oh, qui c'è iniziano gli sportivi. Freccione. Comunque questo su. quadrante del Just è uno spettacolo. Siamo in questo qua. Beh, Bello. bello, vero quel quadrante lì? Sì, è Secondo me tipo molto quello, bello. come si chiama? Tipo silk qualcosa. Lino, sì, Ma seta, seta? lino, qualcosa del genere, sì. Come mai non c'è la data? 74. Ah, ecco, Sembra che siamo sia oltre 74. qui. Sì, Ah, sono il 74. Va bene, Anche bravo. forse 74. Due cataloghi uguali. E perché c'è da più orologi. Esatto. 74, sì, uguale. Bene, a questo punto diciamo che Siamo alla fine. siamo abbastanza alla fine. sì. Però finiamo col botto. mi sa. Strano. No, il Allora, botto è stato quello, è questo, stato il questo. del Just. Abbiamo un cataloghino molto carino, secondo me, che è questo. Pieghevole. Pieghevole. Siamo nel 71-72 e cos'è che abbiamo?
Il 1680 scritta rossa, Questo mica è vero. bello, vero? C'ha la Guarda te scritta- come orologio, C'ha la eh. scritta rossa. Eh. E dimmi una cosa, ma perché la scritta rossa? Scritta rossa perché la prima serie di questi qua sportivi l'avevano fatta con la scritta rossa, poi fecero anche il Sea Dweller doppia scritta rossa, ma erano, diciamo, ora uno degli orologi più pubblicizzati, oltre al Submariner, nella versione in questo GMT. caso con la taglia, è il No. GMT. Sì. Quindi l'orologio praticamente di pubblicità. È anche uguale come cromature, lo vedi? Sì, Cioè, sì, sì. l'hai preso È proprio, invecchiato. È uguale. Ho scelto quello sono, invecchiato uguale. sono entrambi radiali? Sono, no, questo qui non è radiale, questo è radiale, ma Sì. questo c'ha invece i pallettoni belli grandi. Ah, ok, giusto. Però guarda, te guarda, sembra veramente Sì, sì. quella Sì, foto o di quella questo. lì. Sì, È vero? È vero. Infatti a volte È li buffo, ritrovi eh. nella condizione. Qui c'è il D-Date, Che ce fondo l'hai? chiaro, 03. Ma sai che non Date. sapevo avessero fatto questo colore? blu così. Te lo giuro. Io questo l'ho Bello, anche bellissimo. visto. Ma è Ma che raro. bello. Io questo l'ho Questo è visto, quello che ma cerca forse anche di il recente. signore. Eh sì. Ah, sì. Sto levando l'orologio di sotto Sì, sì, per sì. far vedere che qui, allora, questo c'è vero, questo c'è vero, questo c'è vero. È vero. Se ci pensi, è come le figurine. Se Ci ci attacchi alziamo c'è poi, anche questo. Esatto, Il c'è fondo anche chiaro, ma questo. c'è anche questo. che fai? Ci attacchi la figurina vera. Esatto. E vedo che c'è un'ultima cosa. Cosa? C'è un'ultima cosa? No, l'ultima no, sarà forse penultima, Penultima. terzultima. Allora, per esempio, questo Trovata in con fondo la al sua mare, con ancorina, l'ancorina. con la sua ancorina come da pubblicità, Questo è quello lì. questo è quello lì, Qui c'è 512. 12 sì, E lui che è un collezionista ha preso la pubblicità, l'orologio e l'ancorina. è l'ancorina. Perché Ho il c'era- Submariner con l'ancorina. Sì. L'orologio insomma alla fine costava uguale. anche poco, perché costava Submariner 200 metri, 87.000 lire, 87.500 lire. Questo però è una pubblicità italiana. Sì. Ha tagliato il giornale. Eh sì, questa è stata tagliata la pagina del giornale. No, solitamente- Sì, epoca, ma- il ma- giornale no, è pubblicità a te? epoca. Sì, 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 no, sì. ha tagliato. Si vede che di là c'era Sì, nulla il interessante. detersivo per i piatti e allora ha tagliato. No, sono belle dico quando sono intere le pubblicità perché ti resta anche diciamo la pagina, quindi dall'altra parte magari trovi articoli diversi e poi vedi anche da che giornale provengono. Vedi, questi sono francesi, quello di prima che Ma si dietro, guardava. guarda, è tutta pagina. No, sì. dov'era? No, questo è quello che c'è la Questo, pubblicità. questo. Che cos'è? Cos'è? Della... Ah, Polaroid. Qui c'è il Longines, vedi? Longines, lì c'è il Longines, Longines. fai vedere? Sì, lì c'è un Longines. E qui c'è gli occhiali Polaroid da 1900 lire. Gli occhiali 1900 lire. Vabbè ragazzi, È un po'... siamo lì, Siamo Quant'è? completati. 1900 lire e 50 centesimi. Sì, vabbè. No, è quasi un euro, no. Allora siamo a posto. Quasi un euro. Allora ci sta, il Quasi un prezzo euro. è in linea col prezzo No, di oggi. 1927. E quindi un 1900 lire è un euro. Sì. Sì, un euro Un scarso, euro sì. di poco scarico. Ma mi dice cosa, ma domattina mandi questa riparata del Rolex, ti portano via il quadrante? Sì. Anche se il quadrante è sano, cioè è rotto un meccanismo. Allora, ora forse hanno capito che forse è meglio di no, però c'è la tendenza a cambiare i quadranti. Ti cambia il quadrante e che quadrante ti ci metti su questo, per curiosità? Lasciamo C'è perdere. fornitura? Ma Fornitura, c'è. ma anch'io vorrei capire quale. Che Non lo fornitura so, c'è? non lo so, non lo so. Io dico quadrante sano, orologio Sì, sì. che ha una Nella programma peggiore meccanica, delle ipotesi magari tolgono il trizio, te lo grattano. te lo grattano e ci mettono il Luminova, che saremo sempre comunque in bestemmie. So, bestemmie. No, finisca mai lì. Mai, mai. Lì ti No, travagli. Quando lo mai. vedi, Vai quando in torna scena. l'orologio, ti svieni. No, infatti Il ho postino visto viene col qualcuno collo svenire. Dermia. Oggi ho avuto un mio cliente che aveva portato un Patrizzi Dial, quelli con il quadrante marrone, per riparare, che c'era da fare anche la revisione, il vetro, e era stato abbastanza previdente, ha detto, prima di metterci le mani ditemi cosa ci fate, e la prima cosa che gli hanno detto, si sostituisce il quadrante. E l'hai fatta. No. Ma la prima cosa che gli hanno Ma detto, te non lo puoi non sostituire. però non ti fanno il lavoro, infatti non gli hanno fatto il lavoro, gli hanno messo l'orologio. Ok, vabbè, ci sto. Così si va d'accordo. Non ti fanno il lavoro parziale, cioè se ti rifiuti Sì, per loro una è cosa, essenziale, via. però cioè, può anche non far nulla. Ecco, non però fai loro te lo nulla, dicono. almeno non hai fatto 20.000 Danni. euro di danni sull'orologio, già buono. Insomma, Oh.
E poi? Bene, a questo punto Ma che siamo in coda che è un finale. attimo- è un'oda che ti No, dice no, che no, poi no. e poi. No, no, Che- basta, che, ormai. che c'hai No, non è basta. nella cassetta là delle spezie? Il mitico Explorer. Se domani vi trovaste a fare una scalata qui, sull'Everest, portereste un Rolex, è vero. Infatti. Te l'hai portato 20 anni Da 20 per anni andare al ho negozio. scalato tutto l'Appennino No, tosco-emiliano è e un po' vero. delle Apuane, ma insomma, almeno... Te ce ne vedi uno che lo incontri a camminare che ha o l'Explorer o il Day-Date, cioè te No, vedete, non ci sto mai andato con te. Davvero? No, vedete no, il Submariner sì, ma più che Ok. altro l'Explorer. E poi ti devi sapere che se lo incontravi il venerdì mattina aveva lo Swatch. Ah. Sì, Fino alle è vero, 10. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È Per verissimo. 20 anni. Perché Vero, giovedì vero. sera gioca a Perché calcetto. giovedì sera giocando a calcetto mettevo il Swatch. Te lo ricordi te? È vero? È Se verissimo. ti incontravano. Hai fatto la fotografia del momento. Lo so. Preciso. Ti Bravo. conoscerò. E poi è carina questa pubblicità qui, perché qui ci abbiamo l'Explorer 1 Ah, il Day-Date. e il Day-Date. E poi ci sarebbe anche questo che invece era un modello abbastanza raro. Questo io non l'ho mai visto. Sì, è un modello un po' strano. La cassa non Oyster, è una cassa normale a scatto con questa ghiera qui particolare. E il cinturino si attacca da sotto. Vedi Ma che che infatti nome non si ha? vede. Ha un nome Sì, particolare? un una nome, ma non mi differenza? ricorderei neanche come si chiama. Scritta pulita così, eh? Sì, sì. Ah, da quelli. Strano, eh? Sì. Sì. Come sarebbe bello l'Explorer? Però è bellino, sì. Poi è l'orologio del presidente. Eh sì, è stato per tanti anni il mio orologio. E tornando indietro, a questo punto si va a vedere, poi si vede anche dalla carta della pubblicità, che non è più così bianca ma comincia a essere parecchio ingiallita, abbiamo il primo Submariner, cioè senza protezione alla corona, bracciale Oyster rivetti, ancorina anche qua da Qui un po' pubblicità, meno e con il modello, in questo caso il 5508, ma questo probabilmente è addirittura anche più Cos'è il vecchio. C204 forse? Qui non c'è della perlina. No, 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 Che c'è? è la prima serie. Che è C'era rosso. praticamente una specie di bordino dentro, in Ah, questo è caso dipinto. rosso, sì, è dipinto, sì, in questo caso rosso. Bellina anche questa Bene, anche pubblicità. questa sì, infatti. Ma poi ritrae uno, cioè questo è il Submariner più bello. Particolare perché questa qui è in Dico, inglese senza e protezione della porta corona. praticamente diciamo degli apprezzamenti di questo orologio Ah, dei subacquei. dei subacquei. Ce n'è uno anche italiano, di Nervi Genova. Ah, è vero, è Visto? Lo raccomandiamo a tutti i subacquei. Sì, sì, lo raccomandiamo a tutti i subacquei. Ganza. Duilio Mercante, Underwater Center Nervi Genova, centro subacqueo Ah, di ricerca. questo è Questo è un pezzo di storia. Sì, questo sì, pazzesco. sì, E poi se ci pensi, costa tanto. Però se ci pensi a confronto anche agli orologi moderni, cioè non costa così tanto. Però questo orologio però, costa, insomma, cioè, non è che te lo Sì, No. però guarda che se fai un Non è confronto, comunque- se non riesci a comprare alcune cose di stile non c'è così tanta differenza tra questo qua e un Pepsi. Ah, alla sì, fine è vero, alla fine è sì, vero. sì, sì. Cioè se consideri la realtà, questo tra l'altro è Il anche un problema è che modello, questo non lo compri. non un lo modello un po' No, no. particolare perché questo qui è quello che veniva chiamato, Spider-Man. e con le fotografie, il Franca, Ghost, sì. Ah, il Ghost, sì. il Ghost, perché con il quadrante Spire, te l'hai visto il Ghost? Quello che non vedi la profondità. Se guardi non vedi la profondità. È vero. Sarà un casino fare vedere quelle foto. Quello Immaginate. si dice già ora, Fidatevi. si dice già ora, tanto non la vedrete. Fidatevi. Poi Sì, sì. Tonton Cioè, è partito. 100 metri. Eh? Tonton è partito. Sì, sì, no, ma quelli sono dei muli, veramente. Sì, pazzesco. Sì. E quindi Mettiamoci un cartellino, 100. 100 metri. 100 metri. 100 metri. Ma infatti effettivamente c'erano le taglie. Visto anche Spider, no? Sì. Sì, veramente chiaro. Bello, 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 bello. vero? E quindi questa è solo la prima puntata? No, questo è un No, assaggio. no, Questo è no, assaggio. no, se ne può fare magari qualcun'altra con altri modelli, non Rolex magari, con cui io chiuderei, sai con cosa? Non con un orologio, ma con la scatola di un orologio in pubblicità. Che forse è più rara dell'orologio stesso. Sì, perché veramente gli orologi erano 12, quindi erano pochi anche gli orologi. Ma 12? 12 pezzi, sì, questi erano 12 pezzi. Oddio. E noi ci abbiamo Il una, vero una Deep Sea, scatola e di noi 12? abbiamo trovato una scatola Di 12. di uno di quei 12, che è questa qui, la scatola del Deep Sea Oyster Perpetual. Una scatolina Rolex, che ha un valore più o meno quanto Questo. un 5508, una cosa del genere. Ma quella lì?
Questa qui. Io prendo 55,38. Anch'io. No, l'ho preso io. A parità di prezzo te non compri una scatola No, vuota? Vorresti l'orologio? Ah, Sono matto. Ci hai capito poco, ci hai capito poco. E quindi di questi qui, quanti ce ne è rimasti di 12 secondo te? Ma secondo me ne sono rimasti. Te ne hai mai visti? No, Mai visti? no, io l'orologio non l'ho mai visto. L'orologio non l'ho proprio mai visto. Non l'hai visto al museo Bayer? Io quando sono stato io non c'era. Non mi ricordo di aver visto questo orologio. Sì. Che ne ha fatto due edizioni, no? Perché Quelle questo col ne ha vetro fatto alto. alto, basso, quadrante bianco, quadrante nero. Anche il quadrante bianco. Acciaiolo. Ma nei 12? Acciaiolo è solo no. per... Acciaiolo con l'attacco. Totale 12? No, no, no. Totale No, quanti? 12, 12 di questa serie. Di questa scatola. Questa, onestamente questa scatola, se è proprio di questo o degli altri, Non lo so. io credo che sia degli altri, questo è quello col vetro basso, questo non ti fa capire che altezza ha di vetro. Onestamente non è il più alto, perché il più alto te lo fa vedere in un'altra pubblicità di profilo, fare così. Che è quello che è andato C'entra alle- quello. nelle fosse delle Marianne. Quello delle Che è Fosse il delle numero Marianne. 3, se non sbaglio. Credo di sì, credo di sì. Sì, che sono numerati dietro. Quindi non chiudiamo con un orologio, ma chiudiamo con Con una scatola. una scatola. No, una signora scatola. Una bella, Esatto. una bella scatola. Io- E quindi Al polso? No, il Che pozzo, abbiamo? allora, ve lo chiedo per... Io non... ci hanno obbligato. No, sì, ci hanno messo di Indica mezzo. me. Io ho un 6-2-6-3. ma io l'unica cosa che ho scoperto stasera è che la scritta Cosmograph Sull'oro sull'oro, è vero, omette quella Daytona, Daytona. tranne in pochissimi casi. e io l'ho saputo stasera quando me l'hai dato per la prima volta. Studi poco, Steve studia di più. Steve, piccolo, Piccolo orologio giornata, studia. fa quello, però bello, cioè esteticamente bello. Poi il bracciale dai, Perfetto. è uno spettacolo. Rivetti, quadrante nero forse sarebbe il top. Farebbe più contrasto con la ghiera d'oro, Secondo me Però guarda che... però vedertelo bello. al polso, bello. sì, Poi cioè, sembra... è pari al nuovo. Secondo me sì, No? sì, È pari al nuovo. e veramente questo bello. però è pericoloso. Nel senso, morde. Questo è pericoloso. Questo è vistoso. No, ma non, cioè nel No, no, senso... come no? Sì, però No, voglio vabbè, dire... insomma, uno mette magari con un cinturino di Dei tre, pelle. no, ora vi si spiega come mai ce l'ho io, perché era largo, ok? Perché sennò fanno fenomeni. Era l'unico polso grosso ero io, perché io avrei preso questo. Questa è la taglia. No, la tagli, perché è la verità. Questa è la taglia. Capito? Questo non, Perché? questo perché non quello te lì l'avrei dato perché questo qui, Oh, perché ce l'ho, spiegami perché. Tengo tutte e due io. Chiari tutte e te. perché ho la pubblicità di questo orologio. Oh, però è più da me questo orologio qui, mi sentirei meno in imbarazzo. Quello lì è esagerato, Quella è dai. proprio la sua pubblicità dell'epoca, quindi Me lo fai da vedere? bellino che è. No, bellissimo il Navitimer. Seconda metà degli anni 50, Peccato che è poco ricco il quadrante, perché Eh. sennò sarebbe perfetto. Se ci fosse qualche c'è numero, informazione in c'è più... poche cose. No, comunque è uno spettacolo così, sì, Bello. veramente bello. Questo mi sentirei meno a disagio, capito? Piccolo Lord, te che sei di madrelingua. Leggi No, questa- no, leggi la l'inglese- prima parte. Però voglio dire, Ok, specialmente raccomandato per gli uomini No. di cielo. No, ma più che altro perché c'è il discorso della OPA, quello che firma, che non firma Breitling, firma AOPA. Ah, è vero, Associazione raccomandato. proprietari Ah, ok, e piloti, di è vero, auto- di auto, sì, di aerei, Sì, insomma. di aerei. È vero, c'è il discorso della Special roba. recommended to airmen by the Aircraft e Owners questi and erano Pilots tutti Association. Breitling, siamo nel... 58, 59. Bello, bello, un bello orologio. Sì. Via dai, noi stasera si è fatto sta Sì. roba qui, speriamo che sia di vostro gusto. Beh, Eh, sì, ci secondo vediamo. me è un po' diverso Sì, è molto dalle grande. solite. Molto Faremo grande. una Master come- Ponzo. Ma chissà perché. Faremo una puntata Da qui prima basta del stare 5 orologi. maggio o no? No, 5 Come? maggio. Faremo una puntata, No, dico sì. prima. Prima no, sì. prima no. Prima del come 5 si maggio fa? no, sì. No, è ogni 2 settimane. Ma sì, sei stato fermo un mese. Hai capito? Ora sei Allora, diventato dai, è muta, andato sul male esatto. della cinepresa. Vabbè, allora ci rivedremo anche prima. Va bene. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.